Tutti vi stanno dicendo che è un mercato instabile, è un mercato volatile. Sì, è vero, ragazzi, questo è indubbio. Cioè, e questa instabilità ce la porteremo avanti nei mesi, perché anche se le cose verranno in qualche modo sistemate nel conflitto tra Ucraina e Russia, comunque alla base di tutto questo ci sono delle dinamiche sociali, scusate, geopolitiche di potere tra la Cina, la Russia, l'America, il nuovo player europeo. Quindi questo nuovo rimodellamento delle potenze economiche e politiche a livello mondiale cambieranno per sempre il nostro mondo e quindi ci sarà sempre instabilità. Perché? Perché le cose possono cambiare in maniera repentina, perché i modelli economici stanno cambiando, si vuole puntare più sulla domanda interna come la Cina, si vuole puntare meno sulle importazioni come l'America, si vuole puntare sul rilancio europeo, quindi tutti stanno lavorando verso un progetto più di isolazionismo, di autosufficienza, no? Quindi se avrà bisogno di materie prime, insomma il mondo sta cambiando ragazzi, il mercato quindi di riflesso cambierà. Quindi cosa dobbiamo fare nel nostro portafoglio? Questo è un elemento importante perché è vero che noi, e come dico spesso, dobbiamo diversificare, no? Diversificare in che senso? Diversificare utilizzando aree geografiche diverse, non possiamo più essere solamente, secondo me, in America presenti ed evitare l'Europa, evitare la Cina, i mercati emergenti e via discorrendo. Dobbiamo cercare di essere bilanciati, sempre di più in un mercato che sta rivalutando le proprie posizioni, no? Ma nello stesso tempo dobbiamo essere coscienti che ci sarà un'instabilità, quindi le azioni possono essere volatili, aumentare, scendere. Lo scorso anno sono aumentate tante, poi c'è stato un momento di instabilità, c'è questo momento nel quale le azioni sono scese soprattutto in America. Non tutte le persone in qualche modo che fanno investimento, soprattutto i piccoli investitori, possono in qualche modo sostenere, no? Nel proprio, come personalmente questa volatilità, questa forte volatilità. Cioè tutte le persone, secondo me, dovrebbero investire, perché investire vuol dire andare a creare ricchezza o almeno mantenerla se viene fatto in maniera corretta, perché lo scopo è quello di vivere meglio e di avere un'entrata successiva per il nostro futuro quando dobbiamo mettere a terra i nostri desideri, i nostri sogni, come creare una seconda nostra attività, aiutare il nostro figlio, via discorrendo, ma nello stesso tempo dobbiamo essere coscienti che appunto l'investimento deve essere fatto in maniera corretta e puntare unicamente sulle azioni effettivamente è un punto che può essere un pochettino dolente, no? Cioè le azioni saranno probabilmente sempre di più volatili in questi anni finché non si stabilizzeranno e si ritroveranno i vecchi, non i vecchi equilibri, ma si troveranno degli equilibri nuovi, ma si troveranno degli equilibri. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente noi dobbiamo andare a cercare di valutare un attimino il nostro portafoglio con la presenza di qualche bond, di qualche obbligazione. Ha senso o non ha senso? Secondo me ci sono delle analisi da fare perché ha senso andare a pensare a dei corporate bond o dei titoli di Stato all'interno del nostro portafoglio, perché sempre di più chi, e questo parlo per chi vuole mantenere una certa stabilità, o meglio, avere meno volatilità in qualche modo del proprio portafoglio, deve in qualche modo avere la presenza anche di, come dicevo in altri video, di beni immobili come delle case, come dell'oro, come questi beni più vengono definiti, come l'oro viene definito più un bene rifugio, meno legato all'inflazione. Sicuramente bisogna avere anche, si può paventare di avere anche dei bond, no? Quindi dei corporate bond o dei treasury. Perché? Perché per varie ragioni. Uno, perché la volatilità del mercato è forte e questo dà un po' di maggiore garanzia, no? Dà dei determinati rendimenti fissi. Ma la ragione principale è che probabilmente i tassi di interesse caleranno e quindi ci sarà un'inversione della politica monetaria, si prevede, e quindi in qualche modo i rendimenti che otteniamo adesso con le obbligazioni corporate e non, chiaramente con quelle corporate abbiamo un po' di più con quelle delle obbligazioni delle società che vengono rilasciate rispetto a, a quelle di Stato, del governo. Questo permette sicuramente di avere degli income, no? Degli ingressi
sul proprio portafoglio continui, no? Magari del 2, 3, 4%. E quindi si mantiene, si combatte l'inflazione e nello stesso tempo si ha più sicurezza, si ha più stabilità. E quindi questo in qualche modo è da considerare, perché magari fra un anno, 2 anni, quando la Fed abbasserà i tassi di interesse, così anche la Banca Centrale d'Europa, i rendimenti sulle obbligazioni diminuiranno e noi abbiamo queste qua che hanno un rendimento più alto. Oltretutto adesso hanno dei rendimenti ancora interessanti, questa è un'altra ragione, quelli corporate vanno anche al 5-6%, quelli invece legati al governo sono un po' più bassi, ma secondo me ha un senso incominciare a pensare in questo momento che si paventerà, c'è la probabilità che negli anni si andrà a scendere nei tassi di interesse, avere all'interno del proprio portafoglio anche delle obbligazioni a dei rendimenti interessanti, cosa che probabilmente nei prossimi anni non troveremo più, a meno che ci saranno degli squilibri talmente forti che come un'inflazione galoppante che quindi le banche dovranno cercare o la Fed dovrà cercare di ristabilire aumentando i tassi di interesse. Quindi quello che io penso è che ci siano dei pro, no, da avere, cioè dei rendimenti interessanti in questo momento, minore volatilità rispetto alle azioni e sono anche quelli corporate sono dei validi sostituti rispetto ai titoli di Stato. Consideriamo anche i corporate bond. Chiaramente scegliamoli in una maniera, come dire, oculata, cioè prendendo quelli di qualità alta, magari facendo delle commissioni che adesso magari andiamo a verificare. Il contro di avere queste obbligazioni chiaramente è che se scegliamo quelle corporate alcune possono fallire, questo è indubbio, è successo anche a me tanti anni fa, avevo anche delle obbligazioni, un'obbligazione che è fallita, la società è chiaramente collegata all'obbligazione, questo può cadere, è indubbio che possa cadere, soprattutto se c'è un mercato in forte recessione, in forte negatività perché magari quella società non riesce più a pagare i creditori e tu rimani con un pugno di mosche. Questa è una cosa che può succedere e quindi anche qua se andiamo a lavorare, come dire, nella volontà di creare nel nostro portafoglio un portafoglio diversificato dove ci sono anche delle obbligazioni, è bene tenerlo in considerazione, cioè non puntare solo su un'obbligazione o su due obbligazioni, cercare di creare una diversificazione, quindi magari ci sono anche degli ETF obbligazionari molto interessanti. E poi c'è il problema, qual è il rischio? Che se invece i tassi di interesse salgono, come ho detto precedentemente, questo è un problema, perché le obbligazioni chiaramente che abbiamo in mano valgono di meno rispetto ai rendimenti che potremmo prendere successivamente, ma lì è un altro discorso, perché lì vuol dire che siamo entrati, avremo altri problemi, quindi di iperinflazione o via discorrendo o di stagflazione. E poi vabbè, consideriamo sempre il cambio della valuta, ma in questo momento, come dicevo, il piatto della bilancia pesa un po' di più sul fatto che probabilmente avere qualcosa di obbligazione all'interno del proprio portafoglio può avere un senso in termini di diversificazione. Ricordiamoci sempre che i più grandi investitori, a parte Warren Buffett, ma poi farò dei video sui migliori portafogli, molti consigliano sempre di avere delle obbligazioni per cercare di creare un po' di stabilità, si ha sicuramente meno rendimento, ma si ha in qualche modo qualche certezza in più ed è per gli investitori piccolini sicuramente un buon punto di partenza, perché come dicevo prima le azioni sono dei momenti nei quali nel tuo portafoglio magari vedi un meno 40 rispetto all'ingresso del tuo capitale e quando incominci ad avere non 5, non 10.000 euro, ma incominci ad avere 50, 100.000 euro, 200.000 euro, vedi un meno 40, incominciano a tremarti le gambe. Quindi bisogna essere abituati, bisogna conoscere bene come funziona il mondo economico, no? Quindi quello che voglio dire è che sicuramente quando si vanno a scegliere dei bond bisogna andarlo a scegliere quelli con rating elevato che magari hanno dei rendimenti più bassi, magari andarli a mettere anche con quelli high yield, quindi con alti rendimenti, ma bilanciando bene la cosa, no? Sempre considerando comunque il cambio della valuta. È chiaro che
si può essere un po' più conservativi, meno conservativi in base al bilanciamento che si fa su quelli ad alti rendimenti che sono assolutamente più rischiosi. Io quello che abitualmente faccio, che a me piace, che comunque molti grandi investitori consigliano, è quelli di mettere delle obbligazioni che in qualche modo sono short term con quelle intermediate o long term, quindi mettere un po' tutte e due, no? Cioè sia quindi quasi liquidità perché si mettono short term, quindi obbligazioni a breve periodo con quelle a medio a lungo periodo. Secondo me quella è la strategia che abitualmente ha più senso per un piccolo investitore perché in qualche modo diversifica totalmente e quindi si possono avere azioni, si possono avere obbligazioni di due tipologie e in qualche modo si crea una stabilità molto più sana e precisa all'interno di un portafoglio, di un piccolo investitore. Quindi la mia considerazione è che questo probabilmente può essere uno degli ultimi momenti nei quali possiamo trovare delle obbligazioni a rendimenti interessanti. Questo si spera perché vuol dire che il futuro globale, sebbene in qualche modo si stia ribilanciando, vuol dire che mantiene una certa serenità e che permette di fare investimenti e crescita per tutti quanti. E in qualche modo vuol dire che la Fed, la banca centrale, continua a tagliare i tassi di interesse e quindi ci sarà più disponibilità economica, le imprese cresceranno, quindi il valore delle obbligazioni, i rendimenti delle obbligazioni caleranno e noi abbiamo quelle più positive, con rendimenti più positivi. Questa è la prospettiva attuale, non è detto che tutto cambi perché siamo in un mercato, come dicevo, di totale instabilità, sebbene non venga detto e non venga percepito perfettamente, però questo potrebbe essere, come dicevo, uno dei momenti nei quali possiamo andare a considerare l'investimento in obbligazioni. Ditemi la vostra, parlate nei commenti, ditemi come vi comportate voi. Vi aspetto a presto, ciao ragazzi.